Ti senti come se stessi correndo su una ruota senza mai arrivare da nessuna parte? Lavori ore e ore al sito web, pubblichi post sui social, fai networking, magari hai già fatto qualche call con potenziali clienti, ma i clienti veri scarseggiano, le entrate sono inconsistenti e ti senti bloccato? Ti sembra di essere in un limbo dove lavori tanto ma non vedi mai risultati concreti? Beh, ho una buona notizia. Non è colpa tua, ma del modello di business che stai seguendo. E oggi ti mostrerò esattamente i cambiamenti che devi fare subito per sbloccare la situazione e vedere finalmente risultati concreti. Quindi rimani con me perché quello che scoprirai potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno per cambiare le cose una volta per tutte. Per chi non mi conosce, sono Valencia, business coach specializzato nell'aiutare chi vuole vendere nel campo dei servizi come te a creare attività solide e profittevoli. Ho aiutato decine di clienti a passare da guadagni saltuari o da un lavoro che non amavano a costruire un vero e proprio business di coaching che porta entrate costanti di 3.000-10.000 euro al mese. Ho visto tantissimi talenti sprecati perché bloccati da strategie inefficaci. E anch'io ho fatto i miei errori all'inizio. Però ho imparato cosa funziona davvero per creare un business di servizi di successo ed è quello che voglio condividere con te oggi. Partiamo dal problema principale. Perché il tuo modello di business non sta funzionando? Tipicamente vedo tanti coach o freelancer che iniziano con ottime intenzioni ma nessuna strategia concreta. Invece di avere un sistema chiaro, organizzato e ripetibile, si affidano a mezzi casuali come pubblicare post sporadici sui social e sperare che qualcuno li contatti. O fare offerte troppo generiche come ti aiuto a stare meglio o ti aiuto a trovare la felicità, ti aiuto ad essere assunto. Oppure altro errore che fanno è puntare esclusivamente su passaparola o conoscenze personali senza costruire una struttura che attiri clienti in modo costante. Hai presente quella sensazione di lavorare tantissimo e non vedere risultati? Ecco perché ti manca il sistema giusto. Ed è qui che entrano in gioco 3 pilastri per un modello di business che funziona. Ok, partiamo subito con i 3 pilastri fondamentali che devi implementare nel tuo modello di business se vuoi finalmente vedere risultati concreti. Il primo errore che vedo è che molti freelancer o coach non hanno un posizionamento chiaro. Se non riesci a rispondere in modo preciso alla domanda chi aiuto e in che modo, c'è un grosso problema. Devi avere chiaro che non puoi aiutare tutti. Sentirsi un tuttologo è una trappola. Pensare di poter aiutare chiunque significa non aiutare nessuno. I tuoi potenziali clienti hanno bisogno di sentire che tu sei la risposta specifica al loro problema. La tua offerta deve rivolgersi a un pubblico specifico con un problema tangibile. Devi identificare un segmento specifico di mercato con bisogni distinti che puoi soddisfare. Ad esempio, se sei un mental coach e dici ti aiuto a migliorare la vita, l'offerta è troppo vaga. Ma se dici aiuto manager in burnout a ritrovare equilibrio in 90 giorni senza cambiare lavoro, ora sei specifico. E da qui costruirai un'offerta attorno a questa promessa tangibile. Altro esempio. Se ti presenti come coach motivazionale, sei in competizione con Tony Robbins. Ma se ti posizioni come specialista in relazioni per imprenditori stressati,
attiri chi ha quell'esatto problema. Un esempio pratico è Lucia. All'inizio offriva coaching generico per il benessere. Non riusciva a trovare clienti perché il suo messaggio era confuso. Dopo aver lavorato sul suo posizionamento è diventata la coach per manager in burnout. Ha creato un funnel strutturato con un video su YouTube e un lead magnet specifico, come per esempio la checklist per una giornata senza stress. E nel primo mese ha ottenuto 3 clienti da 800 euro ciascuno. Allora, cosa devi fare nello specifico? Devi analizzare la tua esperienza. Quali sono i problemi che hai già risolto con successo, magari anche nella tua vita personale o nella tua precedente carriera? Poi, seconda cosa, fai una ricerca di mercato. Ci sono persone disposte a pagare per risolvere quel problema specifico? Per fare questa ricerca puoi utilizzare Google Trends oppure parlare con potenziali clienti, che è la cosa migliore. E poi 3. Scegli una nicchia basata sulla tua esperienza passata. Per esempio, transizione di carriera, gestione dello stress per mamme lavoratrici. E poi dopo crea un'offerta irresistibile. Prometti un risultato tangibile e misurabile. Un esempio pratico può essere: riduci il tuo stress del 50% in 3 mesi. Devi comunicare in modo chiaro e diretto il risultato concreto che offri. Un altro esempio potrebbe essere 3 sessioni per salvare il tuo matrimonio, piuttosto che dire ti aiuto a trovare la felicità. E se vuoi sapere in dettaglio come creare un'offerta vincente, ho spiegato tutto in questo video. Qui trovi tutta la struttura base che ti serve per modellare la tua super offerta. E adesso passiamo all'errore numero 2 o pilastro numero 2. Allora, un altro errore molto comune è dipendere troppo dal passaparola. Se aspetti che i clienti ti trovino, rimarrai a 500 euro al mese se sei fortunato. Infatti, il secondo pilastro è avere un sistema di lead generation, sia organico che a pagamento. E questo vuol dire avere un metodo per attirare costantemente nuovi clienti nel tuo business. Una strategia organica potrebbe essere creare contenuti di valore su piattaforme come YouTube o LinkedIn. Crea video che risolvono un problema specifico. Ovviamente deve essere relazionato alla tua offerta e alla tua nicchia. Per esempio, come dire no al capo tossico. In questo caso stiamo continuando nella nicchia del manager burnout. Altri esempi di contenuti in questa nicchia potrebbero essere i 5 segnali che stai andando verso il burnout o come affrontare un capo che ti stressa. E poi, dopo che hai fatto questa tipologia di video, li legherai ad un'offerta. Infatti, ogni video deve includere una call to action per scaricare il tuo lead magnet. Quindi la struttura, nel caso di YouTube o LinkedIn come lead generator, sarà con un funnel di vendita semplificato. Video, lead magnet, che in questo caso potrebbe essere una guida in PDF, e poi la sequenza di email con cui consegnerai il tuo lead magnet e poi farai una serie di email di follow up invitando le persone ad andare in call con te su Zoom. E quindi a questo punto, alla fine del nostro funnel, abbiamo la call di vendita. E poi ti do un consiglio pratico bonus. Inizia con una sola piattaforma. Non serve essere ovunque, ma dove sei? Sii strategico. Adesso vediamo invece per quanto riguarda la strategia di lead generator a pagamento. In questo caso puoi iniziare con un piccolo budget per testare annunci su Facebook o Google Ads,
che portino sempre alla tua pagina con un lead magnet. Però devi fare molta attenzione a questo. Senza un lead magnet efficace tutto ciò è inutile, e per questo il tuo lead magnet deve essere sempre di valore e soprattutto deve essere qualcosa di cui il tuo cliente ideale ha bisogno. E per aiutarti ho preparato per te una guida chiamata Scappa dal limbo, dove ti mostro tutto il procedimento, dalla nicchia all'offerta al trovare i primi clienti e scalare il tuo business. Ti lascio il link in descrizione qui sotto. Infine, consiglio pratico, soprattutto se non hai un grande budget. Utilizza il lead generator a pagamento solo successivamente e concentrati su quello organico. Ed ora vediamo l'errore principale numero 3. Non avere un processo di vendita e chiusura chiaro. Quante call hai perso perché non sapevi gestire le obiezioni? La vendita è una skill che si impara. Quindi il terzo pilastro è sapere come chiudere le vendite, e molti coach e freelancer falliscono proprio qui perché si sentono insicuri durante le call, non sanno gestire le obiezioni e, terza cosa, si accontentano di tariffe troppo basse, temendo di chiedere troppo. Devi capire che vendere coaching o servizi in freelance non significa essere un venditore aggressivo, ma creare invece una connessione. Come puoi fare? Allora, parti facendo delle domande per capire il problema. Ad esempio, qual è la tua più grande sfida ora? E poi, altra cosa assolutamente fondamentale, devi mostrare empatia. Quindi, metterti nei panni del tuo prospect, e poi anche usare delle frasi del tipo: capisco perfettamente, molti dei miei clienti erano nella tua situazione, oppure, in certi casi, anche io ero anni fa nella tua situazione. Dipende questo da qual è la tua nicchia e da quali servizi offri. E poi dopo devi presentare l'offerta come soluzione. In questo caso quindi partirai dicendo: ecco esattamente come posso aiutarti in 3 step, e a quel punto illustrerai la tua offerta nello specifico. Ti faccio un esempio. Marco stava vendendo il suo coaching a 200 euro a sessione e dopo aver lavorato con me sul suo pricing e sul suo approccio in call, ora propone pacchetti da 2.500 euro e riesce a chiudere 3 clienti al mese. Se ti interessa approfondire questo tema, ho un video dedicato su come vendere coaching ai ticket, servizi ai ticket, e ti consiglio di andarla a vedere dopo. Lo trovi qui su oppure nella descrizione di questo video. Quindi, consiglio bonus: evita i prezzi bassi. Un'offerta ai ticket, cioè al di sopra dei 1.000 euro, filtra i clienti seri e ti fa lavorare di meno. Quindi il tuo business sarà più sostenibile e tu potrai gestire meglio tutti gli altri aspetti del tuo business, che non si tratta solamente della vendita e di seguire il cliente. Per ogni sessione o per ogni pacchetto dovrai farti pagare il giusto, di modo che il tuo business sia sostenibile con le spese, perché comunque il tuo business ha delle spese anche mensili, non è tutto guadagno. E quindi ecco perché io consiglio di partire vendendo subito ai ticket. Se tutto questo sta risuonando in te e vuoi una guida passo passo per costruire il tuo business di servizio coaching, trovi tutto nella mia guida gratuita Scappa dal limbo. Troverai veramente dai primi passi per scegliere la tua nicchia a come creare un'offerta irresistibile e attirare i primi clienti e scalare il business. Trovi il link qui sotto in descrizione. Ed ora bonus! Errore comune numero 4. Sprecare tempo in cose inutili.
E questo è un errore comune che ho fatto anche io agli inizi. Esempio, creare post a caso su Instagram oppure perderti in procedimenti complessi. Ti stai solamente rallentando e il rallentamento è pericoloso, soprattutto quando sei in fase startup, perché può portarti al fallimento, perché abbiamo delle spese fisse mensili. Rallentare non è una cosa buona. Quindi, cosa fare per evitarlo? Puoi seguire questa regola, la regola 80-20. L'80% del tempo lo passerai creando contenuti mirati più outreach strategico. Per esempio, collaborare con un podcast per manager, continuando l'esempio della nicchia del manager burnout. E solamente il 20% lo dedicherai all'automazione e ottimizzazione. Non ti serve un sito perfetto. Puoi ottenere i tuoi primi leads con una landing page di 3 pagine e una semplice automatizzazione di consegna del lead. Vediamo adesso come implementare subito questi cambiamenti. Ed ecco come puoi iniziare oggi. Siediti e scrivi in modo specifico chi vuoi aiutare con quale risultato. E inizia a costruire contenuti mirati che parlino direttamente al tuo cliente ideale. Crea un lead magnet specifico che risponda a un problema immediato del tuo pubblico. Ad esempio, può essere una checklist, una mini guida o anche un video gratuito. Spero che questo video ti abbia dato chiarezza sulle cose da cambiare nel tuo modello di business per ottenere risultati. Ricorda, non è una questione di lavorare di più, ma di lavorare con strategia. E se vuoi immergerti ancora di più in tutto questo, scarica la guida gratuita Scappa dal limbo che trovi qui sotto, oppure guarda il mio video su come strutturare il tuo business di coaching high ticket che trovi proprio qua. Grazie per aver guardato fino a qui, ci vediamo nel prossimo video.